Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Vi presento il libro di Domenico Sapio, Dei senza Olimpo, la voce perduta dei castrati da Napoli all'Europa, pubblicato dalla casa editrice Intramenia nel 2017. Vi leggo la sinossi editoriale. Siamo nel Settecento, in una Napoli e in una Europa che trabocca di musica. In questo secolo d'oro, che insegue la bellezza e sprofonda nel barocco, si inserisce la dolorosa esperienza delle voci d'angelo, quei castrati che attraverso una brutale operazione, fin da fanciulli, erano destinati al canto. L'aspettativa era una vita di ricchezze e onori, ma spesso si risolveva in una esistenza segnata da quella manipolazione che le indirizzava ad un avvenire senza ritorno. Perciò Dei senza Olimpo, perché le pagine di questo libro ripercorrono l'esistenza di quei pochi che raggiunsero il successo e dei tanti che invece restarono travolti da problemi fisici, dagli insuccessi, dallo scoramento. Dunque, chi erano in sostanza questi nuovi dei? Da dove venivano? Qual era il segreto del loro successo? Chi riuscì ad abitare i più grandi teatri d'Europa? E chi invece lasciò tristemente la scena in silenzio e in solitudine? Le pagine di questo testo rispondono a tali domande, narrando di quei protagonisti, ma pennellando anche un'intera epoca, che durerà fino al 1870, quando la pratica della castrazione sarà bandita in tutta Italia, lasciando la fama di un Farinelli e tante violate esistenze. Terminata la sinossi, abbiamo chiaro l'argomento del libro e il taglio saggistico. Quindi Dei senza Olimpo racconta la storia dei cantanti virati, o detti anche cantanti castrati. In verità, i nomi attribuiti a questi cantori sono molti. L'autore del libro, Domenico Sapio, è docente presso il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, è titolare della cattedra di poesia per musica e drammaturgia musicale. Il volume è introdotto da Poche note a margine, scritte da Rosa Morelli. Dai ringraziamenti apprendiamo che nel salotto letterario dell'autrice di questa introduzione è nata l'idea di questa pubblicazione. È per me confortante sapere che esistono ancora i salotti culturali. Queste poche righe di Rosa Morelli mettono in evidenza le caratteristiche della scrittura di Domenico Sapio: eleganza, delicatezza e sensibilità. E non posso che condividere queste considerazioni. Queste caratteristiche dovrebbero essere fondamentali, ma non così scontate, quando si affronta l'argomento dei cantanti e virati. Infatti è facile cadere nella grettezza, nel voyeurismo, in alcuni casi nel ridicolo e in tantissimi altri aspetti che fanno cadere una corretta scrittura. Nondimeno, anche se passati secoli, quando si racconta la vita delle persone, bisogna sempre portare rispetto, e ancora di più se vittime di una terribile mutilazione determinata da un futile motivo, come in questo caso. Dopo le poche note a margine, l'autore si rivolge direttamente al lettore. Una prassi dei secoli passati per accattivarsi l'indulgenza del lettore, che io ho trovato molto piacevole, perché riassaporiamo un'atmosfera lontana. Già queste due parti ci introducono ad un modo di vivere le storie e di raccontarle che è dei secoli passati. La scrittura di Domenico Sapio è chiara, è scorrevole, con la capacità di disegnare dei bei ritratti, ai quali regala efficaci panorami del contesto storico, culturale e musicale. Contestualizzare la narrazione permette a chiunque di leggere il volume. Non serve, per esempio, una preparazione musicale o di storia della musica.
Per me questa è una caratteristica fondamentale: non mettere mai a disagio un lettore, fornire con magistrale bravura le informazioni che permetteranno di andare avanti nella lettura. Il volume, nella sua brevità, è esaustivo e ci sono anche delle particolarità che mi hanno colpito, come una trattazione più amplia degli effetti sul corpo della castrazione, non solo legati alla voce, ma proprio alla totalità del fisico. Interessante anche il racconto della vita di questi bambini all'interno dei conservatori. Infatti, di solito, quando si affronta questo argomento, si parla dell'operazione, poi si raccontano le doti canore e le avventure dei cantanti famosi, ma la difficile vita di questi bambini viene obliata. E invece in questo caso abbiamo delle interessanti informazioni. Un piccolo volume ma molto curato. La copertina raffigura l'immagine di un celebre quadro di un autore ignoto di scuola napoletana con il titolo Ritratto di soprano castrato. Io adoro questa immagine che trovo bellissima e questo alone di mistero la rende ancora più affascinante. Avevo qualche tempo fa cercato di capire dove fosse conservato, ma anche questo è un aspetto misterioso. Trovo questa scelta per la copertina assolutamente vincente e anche il titolo, Dei senza Olimpo, e l'esaustivo sottotitolo sono efficaci e al tempo stesso incuriosiscono chi lo vede. Sono convinta che guardando la copertina e leggendo il titolo non si può rimanere indifferenti. Tornando al volume nel senso fisico, ovvero nella sua realizzazione editoriale, è stampato utilizzando una bella carta. Anche questo è un aspetto molto importante per me. Inoltre, aprendo il volume si rimane piacevolmente sorpresi dalle molte immagini a colori. Sappiamo che pubblicare volumi con immagini a colori è un importante sforzo per gli editori e considerando tutte le immagini a colori il prezzo è veramente basso, secondo la mia esperienza. Queste riproduzioni sono un valore aggiunto molto apprezzabile perché sono le principali legate all'argomento. Anche questa peculiarità rende il volume particolarmente piacevole e gradevole. Troviamo inoltre la bibliografia, che non sempre nei libri di divulgazione è presente. Manca l'indice dei nomi che invece io apprezzo particolarmente. Forse in questo caso il volume è breve e può essere letto velocemente. Manca l'indice delle immagini, per me sarebbe stato interessante invece averlo. Quindi assolutamente consiglio questo volume per chi è incuriosito da questo argomento. Prossimamente vi presenterò anche il libro notturno barocco, Il tesoro di Caffarelli, sempre di Domenico Sapio, che affronta sempre la vita di un importante cantante virato. Se siete interessati all'argomento, vi ricordo che su questo canale è presente un video che parla dei cantanti virati dal titolo Angeli Cantori e inoltre potete ascoltare in forma integrale il libro di Gino Monaldi, Cantanti e virati celebri del teatro italiano. Spero che questo invito alla lettura sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!